Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video diamo un'occhiata a un multimetro molto interessante che mi ha inviato Gearbest. Si tratta dell'Owon B35T+. Diciamo che la caratteristica che lo rende diverso da un multimetro classico è la presenza del Bluetooth, col quale potete fare un campionamento delle misure sia online che offline tramite il vostro smartphone praticamente. Allora, nella confezione vi arriva il multimetro con dei puntali, tutto sommato li trovo sufficientemente buoni, che hanno anche le coperture per fare le misurazioni in mezzo ai componenti di un circuito, quindi avete i cappucci protettivi che vi lasciano aperta solo la punta, e anche i coccodrilli da montare su questa vite qua. In più avete questo adattatore che vi permette di fare misurazioni della HFE dei transistor, quindi del guadagno dei transistor e della capacità. Poi vi viene data anche una sonda NTC fino a 400 gradi, molto comoda, e stop. Allora, il multimetro fa veramente una buona impressione a livello tattile, non scricchiola, la plastica sembra veramente una plastica buona, i pulsanti, il selettore mi danno una buona sensazione, per cui sembra robusto come apparecchio. Funziona con due pile stilo. Allora, la cosa positiva è che ho visto che funziona anche con quelle ricaricabili, il che è una cosa molto buona, perché le stilo ricaricabili hanno una tensione leggermente più bassa di quelle alcaline. Molti apparecchi non funzionano con quelle ricaricabili. In questo caso non c'è nessun problema, funziona con le stilo ricaricabili. Un'altra cosa, diciamo, i puntali, l'inserimento del puntale non è fatto come con i tester classici, che avete un tubetto dove si infila il puntale, ma è fatto con una clip a stringere. Ora, in questo momento, da nuovo, è veramente dura la clip, per cui non c'è sicuramente nessun problema di contatto, però con il tempo, a forza di inserire e togliere, magari fra 2 anni risulta che si è mollata. Allora svitate 4 viti, lo aprite, la stringete e richiudete e stop, risolto l'eventuale problema.
perché magari non si verifica. Diciamo è l'unica cosa un po' così che ho notato. Per il resto le misure sono molto precise. Vi devo dire che l'ho confrontato con questo mio Fluke e in molte misure sono identiche fino all'ultimo digit, per cui ho la fiducia che fa buone misurazioni. Ora qua abbiamo le scale classiche, abbiamo i volt, i millivolt, il test per i diodi con anche il test di continuità acustico, più la misura delle capacità e la misura delle resistenze. Poi abbiamo la misura delle frequenze fino a 1 MHz. Devo dire che è comodo, soprattutto per uso hobbistico da laboratorio, che è anche molto sensibile. Vediamo se funziona, vedete che inizia. Ecco, vedete? Ogni tanto è talmente sensibile che riesce a beccare la frequenza del 220 volt che gira nei cavi che sono intorno a me. Ora, questa frequenza su un pezzo di filo così la potete vedere solo utilizzando un oscilloscopio molto sensibile, perché siamo nell'ordine veramente microvolt. Quindi è interessante che riesca a discriminare in mezzo al rumore di fondo la frequenza del 220, molto sensibile. Bene, poi abbiamo l'HFE, questo se giocate a fare circuiti elettronici così può esservi utile per i transistor. Poi abbiamo una misura di temperatura con un sensore interno, poi se gli attaccate il sondino usa quello esterno. Poi abbiamo microampere, milliampere e ampere. Delle varie misure che facciamo possiamo vedere il minimo e il massimo. Poi qui abbiamo per select per cambiare tra AC e DC, e qua per fare il range automatico, cioè per fare il range manuale, cambiare la scala manualmente. Un'altra cosa interessante è la barretta analogica. Questa barretta qua, vedete, che è una di quelle cose che trovo molto comoda, perché quando fate una misura, se c'è un calo improvviso di tensione o di corrente o un picco improvviso, voi state misurando, che ne so, misurate 12 volte e vedete la barretta che fa pop, che si muove rapidamente, che fa dei picchi, allora vuol dire che lì la tensione non è stabile, ci sono delle variazioni. È una cosa che io trovo molto utile, mi è risultata utile, ce l'ha anche il vecchio, vedete la barretta qua.
e basta, insomma. E poi qua la parte blu, avete ok la luce, il fermo della misura, avete anche una misura relativa, per cui quando la schiacciate poi vi misura la differenza rispetto al valore di quando l'avete settata. Anche questa è una cosa molto utile. Bene, ora diamo un'occhiata ai consumi in funzionamento e alla parte Bluetooth. Allora, qua adesso procederò a fare un po' di misurazioni sul consumo dello strumento in maniera da valutare il discorso del campionamento offline per lasciarlo acceso a monitorare una qualche misura. Per cui diciamo che a vuoto consuma 2 mAh, 18, 2,2. Con i millivolt andiamo a un consumo di 3 millivolt. Il discorso diodi è quello base, 2,8. Gli hertz misuriamo quelli di rete, 1 mA e 8, anche di meno di 2. HF, temperatura 2,40, microampere 2,40, milliampere 2,40, ampere 2,40. Queste sono tutte misure di corrente praticamente, mentre queste sono di tensione. Allora accendiamo il Bluetooth, attiviamo l'applicazione, accendiamo il device e qua la misura. Qui fa il campionamento, parte da 30 la misura iniziale, comunque diciamo con Bluetooth acceso consuma 10 mAh,8, 11 praticamente. Ragazzi, ci sono 30 gradi in casa. Va bene.
Praticamente l'applicazione vi permette di raccogliere questi dati in tempo reale, vi fa un campionamento cioè circa 2 campionamenti al secondo. Poi una volta che raccogliete, avete finito, vi salvate il file, lo potete condividere, mandarvelo via mail o altre, cioè, insomma, una volta che avete il file ci fate quello che volete. Ora questa è l'interfaccia più generale. Cliccando qua posso fare settare la registrazione offline. Allora qua praticamente mettete l'intervallo in secondi, quindi da 1 a n secondi, e qua mettete quanti record volete salvare, per un massimo di 10.000 record. Quindi se impostate un secondo, un campionamento al secondo, potete registrare per 10.000 secondi. Se impostate il campionamento a 10 secondi, potete registrare per 100.000 secondi, eccetera. Ora facciamo, ecco, una volta che parte la registrazione offline, si disconnette anche il Bluetooth. Per cui adesso mi prende 10 campioni in 10 secondi. Mi sa che ha già finito. Una volta che ha raccolto le vostre misure, vi accendete il Bluetooth e andiamo a facciamo leggi record. Qua ci mettiamo test, read data, e adesso ve le faccio vedere. Queste sono le temperature che ha raccolto in automatico. Ok, quindi abbiamo visto che il tester, quando viene usato in campionamento offline, consuma diciamo 11 mA. Ciò vuol dire che con 110 mA di carica fate 10 ore, con 1100 fate 100 ore, con 2200 fate 200 ore, quindi con una batteria ricaricabile come questa da 2006 fate sti 250 ore tranquille. Quindi diciamo che pensavo consumasse di più nel campionamento offline. Quindi consumo molto buono, potete lasciarlo lì a fare una misura, a tenere traccia di una misura anche per giorni. È veramente buona sta cosa.
Ora voi dovete considerare che nel momento che fate il campionamento di un voltaggio o di una corrente o di una resistenza, potete in pratica campionare qualsiasi grandezza fisica, perché ogni sensore, un sensore di pressione piuttosto che un sensore di luminosità o un sensore di temperatura, ti danno tutti o una tensione o una corrente da misurare. Voi campionando questa tensione o questa corrente di fatto state campionando la grandezza fisica. Una volta che avete raccolto i dati in un foglio Excel, gli mettete la formula per convertirla nella grandezza fisica equivalente al sensore che state utilizzando. Per cui veramente avete ampie possibilità di utilizzo di questa funzione per tantissime cose, per monitorare tantissime cose. Secondo me viene venduto intorno ai 40-50 euro e secondo me li vale tutti. Difficilmente a questo prezzo trovate uno strumento che vi offre questa caratteristica abbastanza peculiare. E niente, sinceramente se giocate con l'elettronica, fate i circuitini così, o non avete un tester né ancora, veramente ve lo consiglio. A me piace, sono contento di averlo ricevuto. Per questo video è tutto, se avete domande specifiche nei commenti. Ciao, al prossimo video.